La ricerca della casa non è finita e oggi vado a vedere proprietà a Stratford, vicino al Parco Olimpico, che è anche vicino dove abito. Vamonos dentro. Ora monopattino, metto via il cellulare se no mi asfalto. Tutte casette a schiera. Vediamo cosa c'è dentro questa casa. 575 sterline, 600 sterline in base all'offerta. Tranquilli, più avanti nel video vediamo anche dei complessi nuovi di pacca. So che vi piacciono di più. Ora, la prima casa che ho visitato era veramente grande. Soggiorno, sala da pranzo con cucina, 5 camere da letto, 3 bagni e un mega piano interrato. Attualmente è utilizzato come magazzino, ma si può tranquillamente trasformare in un bellissimo studio. La signora è stata veramente gentile, lì ci vive ancora una famiglia dentro e la casa era pulita ma piena di qualsiasi cosa. Era enorme ma piena di cose, ma proprio zeppa di cose. Ragazzi, anche oggi si vanno a vedere nuove case. In realtà questi sono nuovi appartamenti in nuovi development. Su questi si può accedere all'Help to Buy Scheme, che è uno schema che vi lascio spiegare da Riccardo in scrivania. Grazie Riccardo. L'Help to Buy Scheme è uno schema nel quale può rientrare chi acquista la sua prima casa o appartamento in un complesso appena costruito, quindi solo immobili nuovi. Consiste in un equity loan da parte del governo inglese del 20 o 40% del valore della casa e, sottolineo, equity loan. Questo non è un mutuo ipotecario, lo Stato qui possiede un pezzo della tua casa e continuerà a possederlo finché non ripaghi il prestito. Per questo motivo, quando compri con questo schema, hai anche diverse restrizioni. Il vantaggio però è che oltre a questo equity loan, se soddisfi alcuni requisiti, riesci ad ottenere anche un mutuo che copre la parte restante del valore della proprietà, arrivando in molti casi a poter mettere giù di tasca tua, tirando fuori dal tuo conto bancario, soltanto il 5% del valore della casa, che per questo schema qui a Londra può essere al massimo 600.000 sterline. Se la casa vale di più non puoi usare questo schema. Poi in realtà per l'utilizzo di questo schema ci sono molti pro e contro, ma non voglio annoiarvi con le scartoffie. Al massimo, se siete interessati, approfondiamo il tutto in un altro video. Ora torniamo a vedere le case. Sul primo ci sto andando a piedi perché è proprio dietro al mio attuale appartamento, zona Stratford. Dovrebbero farmi vedere 3 o 4 appartamenti dentro questo development. Spero siano belli e costino il giusto, perché a me piace proprio questa zona e mi piacerebbe rimanere qui. Poi andiamo a vederne alcuni da tutt'altra parte della città. Andiamo. Gli appartamenti in questione fanno parte di un complesso ancora in costruzione chiamato Stratford Mill. Inizialmente mi hanno fatto vedere tramite un programma veramente figo tutte le tipologie di alloggi che hanno a disposizione. Dopodiché siamo entrati in una show house, show apartment con 2 camere, ovviamente tutto nuovo di pallino, e mi ha fatto ricordare molto il primo appartamento dove vivevamo ad Upton Park. Durante questa visita ho chiesto alla gente se avesse case che secondo lui potessero essere buoni investimenti indipendentemente dalla zona che gli avevo chiesto inizialmente, al che mi ha consigliato e poi portato a vedere, dopo conferma del mio interesse, delle proprietà che non erano in programma a Royal Arsenal in zona 4, fuori dal centro di Londra, in un mega complesso residenziale. Praticamente un paesello autonomo lungo il Tamigi costruito interamente da Berkeley. È stato iper interessante e quasi una visita al museo, perché la gente del sito mi ha raccontato tutta la storia dei vari edifici che hanno ristrutturato e che all'epoca formavano un arsenale. Comunque nel complesso per i residenti c'erano zone comuni immense, tra cui palestra, piscina, cinema, uffici ed anche teatro. Poi dopo il tour finalmente anche qui ho visto una show house molto bella. L'unico problema di tutto questo complesso, come ogni volta, è ovviamente il prezzo. Per 80 metri quadrati di appartamento partono 600.000 sterline, che essendo in zona 4 di Londra non sono pochissime, ma da quel che ho capito qui tutti comprano perché giocano la scommessa della nuova linea metropolitana, l'Elizabeth Line, che avrà una fermata direttamente dentro il complesso e porterà a Liverpool Street in 15 minuti e a Heathrow in 55 minuti, senza cambi. Se devo fare un commento, questa struttura mi ha fatto rimanere a bocca aperta e sembrava di non essere a Londra.
però 600k sono tantini. Dopo il paese dei balocchi abbiamo proseguito con le visite preprogrammate. I 2 ultimi appartamenti erano a Deptford Landings, entrambi scontati da 700 a 600.000 sterline perché i costruttori stavano già procedendo con altre construction in altri siti. Il primo molto bello su 2 piani con soffitto molto alto, 100 metri quadrati e 2 camere. Il secondo al 7° piano, sempre 100 metri quadrati con 3 camere che lo facevano sembrare molto più stretto. Qui più spazio per i tuoi soldi, ma nonostante fossimo in zona 2, quindi più vicini al centro, le connessioni di Deptford non sono ottime, quindi per arrivare a Liverpool Street ci si mette una trentina di minuti con i mezzi. Stranissimo perché ci eravamo avvicinati alla città in macchina, ma la città diventava più distante con i mezzi. Appena finita la visita abbiamo visto un sacco di appartamenti, alcuni veramente fighi. Devo pensare, mamma mia che belli, devo pensare. Alla fine della visita la gente mi chiede se voglio un passaggio, io gli dico no, penso che correrò a casa perché mi sto allenando per la maratona. Lui ci è rimasto, ma tipo, stai scherzando? No, voglio correre a casa ed è quello che farò. Ora mi cambio e corro a casa. E penso, ragazzi, ora è abbastanza dura e sto facendo diverse considerazioni, anche perché mettere giù così tanti soldi ora ha i suoi pro e i suoi contro. Se volete discutere di questo tema abbiamo appena aperto un club forum su finanza e denaro e una delle domande che ho lanciato io, dato il periodo che sto vivendo, è proprio: affitto, acquisto casa? Quindi vi aspetto lì per sentire la vostra, trovate il link in descrizione. Oltre a quello dateci un occhio perché sta venendo fuori qualcosa di veramente utile e ci sono sempre più contenuti. Stiamo formando una bella community, un bel forum e vi ringrazio tantissimo. Detto questo, se volete continuare a seguire tutte le mie avventure e disavventure, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, nei commenti magari ditemi cosa volete vedere, cosa state cercando, eccetera, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi. That old red shit.